Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su SharePoint in cui andremo a mettere in collegamento SharePoint con OneNote. Ti faccio notare che io nel frattempo a telecamera spenta ho rinominato la voce corsi di formazione con Planner, cioè quando avevamo integrato il piano di Planner dentro il sito SharePoint, automaticamente Office 365 ha messo il nome del piano che noi abbiamo chiamato corsi di formazione, che si confondeva un po' con questo qua su in alto, con il titolo del sito SharePoint. L'ho rinominato Planner sapendo che ovviamente è il piano che è legato a questo sito SharePoint. Dicevo, volevo mettere in collegamento SharePoint con OneNote e qui sarà un collegamento molto più manuale e legato alla nostra inventiva. Non ci sono collegamenti di schede, di gruppi. Chiaramente il blocco note in OneNote che è raggiungibile da qui è legato a questo sito SharePoint perché si è creato nel momento in cui abbiamo aperto il sito SharePoint. Però i collegamenti che ora andremo a fare saranno molto manuali, come si vedrà, e appunto, sottolineo ancora, legati alla nostra inventiva, legati alle nostre esigenze operative aziendali. Quindi andiamo ad aprire il blocco appunti però da un'altra istanza perché voglio tenere aperto anche il sito SharePoint. Quindi questo lo sposto qui. Ho aperto OneNote, blocco appunti corsi di formazione. E se ricordi avevamo già visto l'interfaccia del blocco appunti dove io ero già andato a scrivere qualcosa. Avevo scritto questi quattro corsi, supponendo che magari si tratti del sito SharePoint di un'associazione culturale che all'interno svolge varie attività. Quindi corso di contabilità, allarghiamo qui, corso di inglese intermedio, corso di ballo latinoamericano, corso di cucina e nell'intermedio avevo anche, nel corso di inglese intermedio avevo scritto anche delle pagine, grammatica, letteratura, conversazione. E ora cosa voglio fare? Cosa mi è venuto in mente e cosa sicuramente può essere un'attività utile? Andare in ciascuna di queste sezioni e scrivere SharePoint, cioè collegare ciascuna di queste sezioni a una pagina di SharePoint che riguarda questo argomento, cioè questo corso di formazione. Quindi cominciamo dalla prima, questa pagina qui la chiamiamo SharePoint. SharePoint, lo vado a copiare, anche qui aggiungiamo una pagina, SharePoint, qui pagina senza titolo, anche in questo caso è la prima, SharePoint, corso di cucina, anche qui incollo SharePoint. Quindi cominciando da qui, cosa vado a scrivere in questa pagina? Vado a mettere un collegamento alla pagina del sito SharePoint che riguarda questo argomento. Quindi andiamo nel nostro sito SharePoint, creiamo la pagina del corso di contabilità. Quindi nuovo, pagina, la creiamo vuota, poi ci lavoreremo quando vedremo gli argomenti di SharePoint, quindi a partire dalla prossima sezione, crea pagina e la chiamiamo corso di contabilità e andiamo a cliccare su pubblica, quindi abbiamo già visto come si crea una pagina, molto semplice, no? Senza codice, senza complicazioni. Pubblicazione in corso, ora appena la pagina è pubblicata, corso di contabilità, ecco l'indirizzo internet della pagina. Copio, torno su OneNote e metto qui il link. Così quando lavoreremo su OneNote, quando le altre persone che fanno parte del sito SharePoint, che poi abbiamo visto ora fanno parte anche del piano di Planner, del team di Teams, entrano qui per prendere appunti, eccetera, si possono anche collegare direttamente alla pagina per vedere se ci sono state delle pubblicazioni, se sono stati pubblicati dei post, se qualcuno è intervenuto, se qualcuno ha qualcosa da suggerire, se gli allievi del corso hanno fatto delle rimostranze su qualcosa, eccetera. Quindi poi corso di inglese intermedio, quindi nuovo, pagina, anche in questo caso la creiamo vuota, crea pagina,
corso di inglese intermedio, pubblica. Qui già ci sono tutta una serie di possibilità. Lo ha pubblicato, lo andiamo a cliccare, copia, corso di inglese, andiamo nella pagina di SharePoint e anche in questo caso andiamo ad incollare qui quello che abbiamo copiato. Poi abbiamo il corso di ballo, nuovo, pagina vuota, crea, corso ballo latino americano, pubblica. Qui chiudiamo, doppio clic, copio, torno di qua, incollo, l'ultima pagina, corso di cucina, così poi magari su queste pagine ci lavoriamo per vedere tutti gli aspetti di SharePoint nelle prossime sezioni. Crea pagina, corso di cucina, pubblica, copio, vado nella sezione corso di cucina, SharePoint e incollo. Ecco che abbiamo messo in comunicazione con un po' di inventiva, ovviamente cercando di fare qualcosa di utile per l'organizzazione aziendale, SharePoint con OneNote, perché ora chiunque verrà qui a prendere appunti e a svolgere quindi le attività che riguarderanno questi corsi potrà collegarsi direttamente alla pagina del sito SharePoint che è dedicata a questi argomenti, che poi potrebbe rimandare ad ulteriori pagine del sito su cui vengono ulteriormente sviluppati e declinati questi argomenti. Quindi torniamo all'home page del sito, come facciamo alla fine di ogni lezione, e nella prossima lezione andremo a vedere come l'ambiente Office 365, quindi il piano di planner, il blocco note, Outlook e quindi a questo punto anche il sito SharePoint, perché poi a noi interessa essenzialmente SharePoint in questo corso, potranno essere gestiti anche dall'esterno con un'applicazione di Power Apps che installeremo molto velocemente in maniera molto semplice. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!